Questa puntata della serie dedicata ai campioni leggendari della box si riferisce a Roberto Duran. Roberto Duran è conosciuto oggi dagli appassionati che seguono oggi il pugilato come il campione che ha affrontato Sugar Ray Leonard, soprattutto in quelle due memorabili sfide, la terza è forse da dimenticare, oppure magari addirittura contro Marvin Hagler, sfide che Duran ha sostenuto rispettivamente da peso welter e da peso medio. Ma pochi sanno, forse non tutti sanno, che Roberto Duran è stato, almeno a mio parere, il più grande peso leggero nella storia del pugilato. Ed allora proprio in questa veste noi ve lo vogliamo presentare in un incontro che gli ha dato il titolo mondiale dei pesi leggeri, un incontro datato 1972 contro lo scozzese Ken Buchanan. Ecco, quello è il Duran che preferisco ricordare, veramente un Duran che univa velocità, tecnica e potenza, non a caso denominato mano di pietra. Buon divertimento. Il ring è quello leggendario del Madison Square Garden di New York. Questi è Ken Buchanan, pugile di Edimburgo, che difende il titolo mondiale dei pesi leggeri contro Roberto Duran, panamense. Duran nato il 16 giugno del 1951, Ken Buchanan il 28 giugno 1945. Buchanan, pantaloncini scozzesi, perde l'equilibrio Buchanan e ma l'arbitro lo conta con qualche perplessità, non sa, più che contarlo ha fermato un attimo il match, ma secondo me insomma si trattava di una scivolata. Ken Buchanan aveva conquistato il titolo il 26 settembre 1970 contro Ismael Laguna, ottimo pugile, aveva difeso il titolo battendo Ruben Navarro, aveva concesso la rivincita a Laguna. E adesso c'è stato un colpo di Buchanan che ha scosso o ha comunque sbilanciato Duran, che reagisce. Duran is certainly trying to improve on his 9 one-round knockouts here. All'epoca Roberto Duran non si era ancora conquistato l'appellativo di mano di pietra. Aveva battuto comunque 27 volte, vincendo tutti gli incontri, 23 prima del limite. Il record di Buchanan, 43 vittorie, una sconfitta, subita a Madrid contro lo spagnolo Velázquez in un incontro valevole per il titolo europeo. Un incontro che peraltro Buchanan giura di non aver perso. Duran's best punches is right, but he's got a good left hook and only a fair jab. Buchanan has all the guns in the arsenal. About a minute to go in round one. It's scheduled for 15. Buon gancio sinistro di Duran sull'attacco di Buchanan. Buchanan is a slow starter as a rule. Duran col sinistro. Duran keeping the pressure on. Usa tutto il suo mestiere Buchanan. And Duran is the aggressor. 10 seconds to go in round one. Destro di Duran. E arriva il gong della prima ripresa, un round nettamente favorevole allo sfidante Roberto Duran. There's the corner of Roberto Duran and Ray Arcel, who has been come out of retirement because he's the friend of Carlos Aleta, the manager of Duran, is in there. He's facing him head 26 giugno 1972. Quindi Duran aveva 21 anni, Buchanan 27. Per la verità 27 anni li avrebbe compiuti 2 giorni dopo il pugile scozzese. A flash knockdown, he had to take the mandatory 8 count.
Erano i tempi in cui il Madison Square Garden di New York era ancora l'arena pugilistica più prestigiosa del mondo. Siamo alla seconda ripresa, Duran in pantaloncini azzurri contro Ken Buchanan in pantaloncini scozzesi, a ricordare il suo paese d'origine. Destro di Duran. Buchanan must hope to buy time and figure that perhaps Duran may punch himself out. In his last defense against Regge gli scambi Buchanan, started slowly but won the fight by anche se è winning the last sempre round. Duran a tenere l'iniziativa. Duran certainly a hard man to discourage. Got some of the moves of Destro, sinistro e destro di Duran. He's rocking Buchanan in there. In Buchanan's corner. Un'autentica forza della natura, Roberto Duran. 2 minutes left in round 2. Pugile che sprizza vitalità. It has been a dandy so far. Duran, besides his flashy right Molto hand, coraggio has a good Buchanan, left hook tonight. molto coraggio e molto mestiere. We know that Buchanan has all the punches. Non è un picchiatore come Duran, anche se nel suo record ci sono numerose Buchanan vittorie starting to work prima on del the limite. body. With a minute to go in round 2. Professionista dal 1965 Buchanan. The heavier punches so far have been landed by Duran. Un corto gancio sinistro di Buchanan. Ancora col sinistro Buchanan. A grazing right. Poi un destro dalla 10 seconds distanza to di go Duran. in round 2. Ed è la fine della seconda ripresa, anche questa favorevole a Roberto Duran. Again the corner of the challenger, Roberto Duran. Freddie Brown is in there, leading in from the outside. Ray Arcel, who trained so many world champions. Buchanan era diventato campione britannico dei pesi leggeri, battendo un pugile di buon valore come Maurice Cullen per KO all'11ª ripresa. È stato sconfitto, come ho ricordato, dallo spagnolo Velázquez, ma sul ring di Madrid, un verdetto probabilmente casalingo. Here's the corner of the champion, Ken Buchanan. And that's Gil Clancy, the manager of Emil Griffith. Poi aveva battuto Ismael Laguna sul ring di Porto Rico. Round 3. Laguna era stato il più importante pugile panamense prima dell'avvento di Roberto Duran. Pugile molto elegante, non potente, ma veramente molto bello da vedere. Buchanan l'aveva battuto 2 volte ai punti. Una prima volta sul ring di Porto Rico, la seconda volta al Madison Square Garden di New York, lo stesso ring sul quale sta ora difendendo il titolo contro Roberto Duran. Remember again, Buchanan is known as a slow starter.
Sempre Duran in avanti, sempre lui al centro del ring. Duran keeps that pressure on, he's always moving in. Un buon gancio sinistro comunque di Buchanan. Poi tenta anche il montante destro il pugile scozzese, ma Duran lo tiene sotto pressione. Lo aggredisce continuamente. Buon destro di Duran. A minute to go in round 3. Sinistro di Duran. So far it's been the challenger, Roberto Duran, piling up the points. And that good jab of Buchanan can't keep him off. Cerca col jab sinistro di tenere lontano l'avversario, Buchanan non sempre ci riesce. Ten seconds to go in round 3. Molto abile Buchanan in questa circostanza, ha girato l'avversario, ha messo Duran alle corde, dalle quali si era lui appena tolto, ed è la conclusione della terza ripresa. Comunque anche questa va assegnata a Roberto Duran. Quindi 3 round, tutti e 3 favorevoli allo sfidante, con un knockdown subito da Buchanan, seppure un knockdown discutibile, subito da Buchanan nella prima ripresa. Match previsto sui 15 round, che era allora la distanza obbligatoria per gli incontri di campionato del mondo ed anche di campionato europeo. Tant'è vero che Buchanan aveva perso contro lo spagnolo Velázquez proprio sulle 15 riprese. Soltanto nel 1982 la distanza è stata ridotta da 15 a 12. Secondo me 10 riprese sarebbero più che sufficienti per determinare un verdetto corretto. Un'ulteriore riduzione sarebbe sicuramente auspicabile. Comunque siamo alla quarta ripresa di questo match del 1972. Il ring, quello del Madison Square Garden di New York. La televisione non era ancora diventata la padrona del pugilato e di conseguenza città come Las Vegas, Atlantic City non erano ancora sulla mappa del pugilato professionistico. Un destro di Duran. He absolutely gives Buchanan no rest. The question is, can he keep up that pace? Da un attimo di tregua all'avversario Duran, lo insegue continuamente. Buchanan è bravo a non farsi travolgere, ma deve comunque subire l'aggressività dell'avversario. Fuori misura col sinistro, assegna con il destro Duran. Buchanan gets tagged with a wild right and they must hurt. He's taking the punches well, however. They both get wild. Buchanan usa il jab sinistro.
A minute to go in round 4. Il tentativo di tenere lontano l'avversario. Gancio sinistro di Duran in uscita. Buchanan seems to be getting his boxing rhythm a little more now. Or perhaps the pace may be showing on Duran. It's been a torrid pace all the way. Sempre Duran in avanti. La prova di grande abilità difensiva Buchanan. Ma Duran non gli concede il tempo, la possibilità di reagire, perché c'è un gesto quasi di disappunto di Duran che viene praticamente costretto ad inseguire il suo avversario e che comunque in un match che comunque Duran sta conducendo nettamente, ha vinto a mio parere tutte le prime 4 riprese. As Mauricio Smith and his Panamanian band and dancers are sounding in the background. The pipers who don't play that loud are probably trying to, but you can't hear them. They're drowned out. Or maybe at the moment they haven't had much to play Ricordo about. che il limite dei pesi leggeri è di 61 e 200, 61 235 per la precisione, 135 libbre. Si pensa che oggi Duran combatte ancora un limite di peso attorno ai 76 kg. Comunque quinta ripresa. Ken Buchanan, the lightweight champion, defending his crown in the Platform. Ring è quello del Madison Square Garden, il campione è lo scozzese Ken Buchanan, lo sfidante è il panamense Roberto Duran, Duran in pantaloncini azzurri. Again the inevitable rush by Duran, he's keeping that pressure on. All I can say, they'd better be in shape for the long haul. Oh, he really destro, poi il sinistro e il destro ancora di Duran. Ancora il sinistro e ancora il destro. Buchanan's in trouble. In difficoltà Buchanan. Ancora un altro destro di Duran. It was whipped with that right hand punch. I don't think Buchanan has ever been in this much trouble in his whole career. Johnny Lobianco getting him apart. Buchanan is cut under the eye. Ancora Duran. It was cut also in the Laguna fight, the last one. Ammirevole per coraggio e per resistenza Buchanan. The left eye of Buchanan has a slight cut under it. Ancora Duran scatenatissimo. Mouthpiece goes out. More than a minute to go in the round. Eppure Buchanan trova la forza per reagire, gira l'avversario, abbozza un'azione offensiva, ma a minute to go in this round. Duran è di nuovo in avanti. All I can say about Buchanan is he can take it. He has. He's game too. Splendido comunque Buchanan per coraggio. È riuscito a sopravvivere a un round nel quale è stato investito da una serie di colpi, alcuni dei quali precisi oltre che potenti. Ultime battute della quinta ripresa.
La fine del round, un round durissimo, probabilmente un round da 2 punti a favore di Roberto Duran, ma un round nel quale Buchanan ancora una volta ha dato prova, ripeto, di grande coraggio, di grande resistenza, solo che è difficile pensare che Buchanan possa riuscire a girare l'andamento di un incontro nel quale Duran sta accumulando un vantaggio. Guardate questo destro, ancora un altro gancio destro. Stati almeno 3 destri importanti messi a segno da Duran in questo round. C'è il medico che è salito sul ring a controllare le condizioni di Buchanan mentre sta per avere inizio la 6ª ripresa. E Duran la inizia all'attacco. Ricordo che siamo nel 1972. Siamo a 8 anni dalla grande sfida tra Duran e Leonard al limite dei pesi welter, sfida che è arrivata nel 1980. Fintato il destro e ha colpito col sinistro Duran. Gancio sinistro di Duran. Now Buchanan is starting to box better. Provato un destro dritto Buchanan senza trovare il bersaglio. A minute to go in round 6. E c'è un Buchanan che tutto sommato è ancora gagliardamente nel match, anche se continua a subire la superiorità e l'aggressività dell'avversario. Ma già in questa 6ª ripresa Buchanan è più competitivo che non nei round precedenti. This has been a good round, but not nearly as tired as round 5. 10 seconds to go in round 6. Provato il gancio sinistro Buchanan senza trovare il bersaglio ed è la fine della 6ª ripresa. E forse un round che Buchanan potrebbe anche avere pareggiato. Avete notato che alla fine di ogni ripresa Duran ha quasi un gesto di dispetto. Sicuramente è lui che fa il match, è lui che è costretto ad inseguire l'avversario. Ma naturalmente non può pretendere che Buchanan accetti la battaglia a viso aperto. È stata una 5ª ripresa particolarmente dura per Buchanan, ma invece nel 6º round il match si è fatto più equilibrato. Anche Buchanan ha potuto mettere a segno qualche colpo.
Settima ripresa dunque di un match previsto sui 15 round, Round 7 at Madison Square con in Garden. palio il titolo mondiale dei pesi leggeri, che fortunatamente a quei tempi Duran himself era throwing a unico, pretty good left jab. Champion universalmente of riconosciuto, native senza quel Scotland. frazionamento nelle diverse Landed sigle simultaneously then. che ha tolto una parte di credibilità al pugilato. Roberto Duran in pantaloncini azzurri contro Ken Buchanan scozzese in pantaloncini appunto scozzesi. La terza difesa del titolo mondiale per Buchanan, che aveva conquistato il titolo nel 1970 battendo ai punti Ismael Laguna, l'aveva difeso battendo Ruben Navarro. Sul ring di Los Angeles. They're in Duran's corner now. Buchanan, as usual, is back to the ropes. How many left jabs equal one solid right? That's the question. Sempre Duran in avanti. Incredibile la resistenza di Buchanan. A minute to go in the round. Buchanan finding the jab, getting in there, and there's Duran. Buon right uso del back jab at him. sinistro da parte di Buchanan. Buchanan is getting a chance to box better. But it's pretty hard to jab a man who's on top of you all the time. Asfissiante il lavoro di Duran. Johnny Lobianco getting them apart. 10 seconds to go in round 7. Gancio sinistro e il solito gesto di Duran che caratterizza la fine di ciascuna delle riprese. Comunque un altro round per Challenger's Duran. corner again. Credo che Buchanan On the abbia al champion's massimo corner. pareggiato soltanto la sesta ripresa, peraltro la quinta l'ha persa probabilmente di 2 punti, insomma They're looking at that left ci guy, sono Gilbert 7 Clancy, punti sul very mio tenderly personalissimo cartellino a holding some favore Vaseline di along it. Roberto Duran, panamense di 21 anni all'epoca, We're in the champion's corner now. un record di 27 incontri, tutti vinti, 23 prima del limite. And unofficially I have Buchanan behind. I'm sure you do too if you've been watching closely. But it's not too late. A lot of rounds left. L'ottava ripresa. Vedete come è partito dal suo angolo. Duran ha attraversato in velocità il ring per aggredire subito l'avversario. And there's a swelling above the left eye of Buchanan. And now Buchanan is starting to trade with his man. He's got to do something. Both men in great condition. Puntante destro, gancio sinistro 2 volte per Duran. Duran is a fiery fighter, no question about it.
He's starting to grimace with Buchanan. Buchanan has not had the firepower to keep him off. Buchanan avrebbe bisogno di avere un po' più di pugno per fermare Duran, anche quando mette a segno o il jab sinistro o qualcuno dei suoi colpi d'incontro non sono sufficienti ad arrestare Round 8 of a 15 rounder. Il panamense. One minute to go in this round, and Buchanan's face is showing the signs of the battering. Bel gancio sinistro di Duran. È un match molto intenso, un pochino a senso unico, dal momento insomma che la superiorità di Duran è stata piuttosto costante, malgrado l'ammirevole coraggio di Buchanan. Buchanan put on a neat exhibition, but that right hand nullified all of it. 10 seconds to go in round 8. Ecco qui per esempio Buchanan ha messo a segno un buon gancio sinistro, ma come ho detto prima gli manca la potenza e quindi c'è un altro round per Roberto Duran. Match particolarmente duro per il pugile scozzese. 21 years old, 132 and a quarter pounds. Stands 5 feet 7. Aveva, come ho ricordato prima, all'epoca 27 anni Buchanan, che avrebbe compiuti 2 giorni dopo, il 28 giugno. Questo incontro si è svolto il 26 giugno del 1972. Buchanan ha poi combattuto fino al 1981. Nella carriera ha sostenuto 68 incontri. Quello che stiamo seguendo è il 45esimo, affrontato con un record di 43 vittorie e una sola sconfitta. Don Dunphy at ringside. Nona ripresa. 9. Again Duran keeping the champion against the ropes, giving him no time to get set. That has been the story of the fight, and it's been a good fight. Sinistro di Buchanan che ha anticipato Duran questa volta. This is round 9, the round that Duran said he was going to knock out Buchanan. And he took one flush. Destro di Duran. I would say that Buchanan has one hope, and that is that Duran may have punched himself out before the end. No signs of it yet, though. Johnny Lobianco, the referee's done a nice job in there. Buchanan looking a little better. Buchanan col jab sinistro. He runs into one. Half the round is over. Round 9 of a 15 rounder. There you are, there's that Duran right con il hand destro. again. And in Buchanan's corner, nullifying the jabs. A minute to go in the round. Si difende comunque ancora bene Buchanan.
Soltanto nella quinta ripresa c'è stata l'impressione, ecco, che Duran fosse in grado di risolvere il match alla maniera forte. Per il resto, malgrado l'evidente e continua superiorità di Duran, non si è mai avuta l'impressione che Buchanan stesse per crollare. A rally by Buchanan. Buchanan destro e sinistro. 10 seconds to go in the round. Ancora con il destro Buchanan sull'attacco dell'avversario. Si chiude su un destro di Duran, un round che forse Buchanan ha pareggiato. Incredibilmente con il passare delle riprese, almeno in questa fase, Buchanan sta diventando più competitivo. Dà l'impressione di non avvertire la fatica, i colpi subiti nell'arco delle 9 riprese disputate fino a questo momento. They're over to my left in the orchestra, ringside to you, as we look in on Ken Buchanan of Scotland. In ogni caso, un vantaggio considerevole quello accumulato da Duran. Io ho 8 punti sul mio cartellino, mentre inizia la 10ª ripresa. Non credo che Buchanan sia aggiudicato un round, io ne ho visti pari 2, la 6ª e la 9ª ripresa. Questa è la 10ª. Buchanan down for a flash knockdown in the first round. He bounced right up. Almost with the opening punch he went down, bounced up and took a mandatory 8 count. No knockdown since. Buchanan had a slight cut under the left eye in the 5th round, but it has not bothered him or reopened. Col gancio sinistro Buchanan. Buchanan making use of that educated left jab now. His trouble is in getting nailed with rights. Buchanan countering well as he backs away. Ancora Duran in avanti comunque. Prova col destro, un po' a martello, dall'alto in basso. Buchanan has lost one fight in his career, and he tells it with wry humor. He says, "When I win, I'm British, but when I lose, I'm Scotch." I wonder what he'll be after this fight. That jab is coming in on Duran pretty good now. Buon gancio sinistro di Duran. And the champion's putting more power into his punches. Less than a minute to go in round. Adesso Buchanan dà l'impressione di caricare un po' di più i suoi colpi. Evidentemente si è reso conto che soltanto una soluzione di forza, peraltro difficile da prevedere, può consentirgli di rovesciare le sorti di un match decisamente difficile e duro per lui. In his fight against Laguna and won it in the last rounds. They're teeing off on each other. Ten seconds to go in the round. Adesso è meno evidente la superiorità di Duran. C'è probabilmente un altro round in equilibrio, il 10º.
Roberto Duran's C'è anche corner da again. dire che la quantità di colpi portati a segno da Duran is in Duran here because on the semifinal possono anche avere stancato of the il Laguna pugile Buchanan panamense, fight in last September. He's fought a game little fighter named Benny Puerta. quindi può aver perduto un po' della sua incisività, della sua potenza. Some terrific punching. So they looked up his record and found out he was a terrific KO artist and was undefeated. He's won 28 and lost NONE, and with 24 knockouts, 9 of them in the first round. That's Freddie Brown, a fine trader, swabbing off his face. Molto gonfi gli occhi inevitabilmente di Ken Buchanan. Che, ripeto, comunque ammirevole per coraggio e per resistenza. 11ª ripresa. Buchanan has gobs of Vaseline under each eye now. They've been puffing a little bit. Il pugilato scozzese ha un'ottima tradizione, And Buchanan is starting to open faster. ha avuto dei buoni pugili. Si ricorda Walter McGowan, campione del mondo dei pesi mosca, grande avversario del nostro Tore Burruni, in 2 occasioni, una volta a Roma e una volta a Londra. Chick Calderwood, medio massimo, avversario di Giulio Rinaldi e di Piero del Papa, medio massimo. Purtroppo perito in un incidente motociclistico, Chick Calderwood. Scoring in his old-time boxing style. Some of his punches and moves are so fast you may miss them. He's blocking those Ecco, vedete body come riesce a blows. bloccare l'avversario Buchanan in questa fase. Duro scambio. Un destro di Duran. Numerically, Buchanan is outscoring Duran now. Duran's still the harder hitter. A little bit more than a minute to go in round 11 of a 15 round. Bel destro sinistro di Duran. A grazing punch, the right. That left hook was solid. Then a follow-up Buon right left. sinistro di Duran, gli altri colpi non sono andati a segno. Ancora col destro e poi col sinistro Duran. Buchanan in trouble again. È un altro momento difficile Last time per he was Ken in real trouble Buchanan. was the 5th round. Perso l'equilibrio per un momento Buchanan. Poi c'è un buon gancio sinistro di Duran. 10 seconds to go in this round. Uscito bene dalle corde Buchanan, ma poi c'è la conclusione di un round che è favorevole sicuramente a Roberto Duran. Con 4 riprese che rimangono ancora da disputare, situazione di Buchanan non è tra le più brillanti. That's Ray Arcel pounding his fist at Duran, needlessly I might say, because Duran doesn't understand English. Maybe he Pugile non understands fist dotato pounding. He should do that. di particolare potenza. Dovrebbe affidarsi solo ad una vittoria prima del limite per conservare il titolo. In realtà questa 11ª ripresa dopo la quinta è stata forse la più dura per Ken Buchanan. Nailing him with that right. Siamo al 12° round Round e vi 12. ricordo che il match
era previsto sulle 15 riprese. Right on Buchanan again, having no respect for the champion. Era stato il match vinto in rivincita su Ismael Laguna, pugile piuttosto popolare a New York, che ha convinto gli organizzatori del Madison Square Garden a collocare ancora Ken Buchanan al centro di un cartellone importante. Duran invece è solo al suo secondo combattimento a New York, quindi ancora a quel tempo sconosciuto al grande pubblico. Tutta la prima parte della carriera di Duran sui ring di Panama City. A tribute to the matchmaking ability of Madison Square Garden, Harry Markson and Teddy Brenner. Sinistro e destro di Duran. A little bit more than a minute to go in round 12. Ancora un destro di Duran. Montante destro. Duran, but the game Buchanan, they come no gamer, is fighting back. Incredibile il coraggio e la resistenza di Buchanan. A minute to go in the round. Destro di Duran, terribile. Oh, he teed off that time on the champion. Ancora col destro, poi col sinistro. Il volto di Buchanan particolarmente segnato. Need I say that Buchanan's in trouble? Si batte ancora con grande coraggio, 10 ma seconds to go in the round. l'aggressività di Duran non tende ad attenuarsi ed è la conclusione della 12ª ripresa, round nettamente favorevole a Roberto Duran. The crowd has set up a mighty uproar after that round. I'm sure you can hear it. They're standing up in their seats applauding Rocky Duran. Ecco riproposte alcune fasi della durissima 12ª ripresa con questo destro di Duran. Buchanan holding on. He's tired, you can see that in the slow motion. Meno preciso questo destro, però il sinistro che segue va a segno, poi ancora il destro. Insomma, una 12ª ripresa molto molto dura per Ken Buchanan. 13° round. Round 13. Duran trying for that knockout. And speaking about knockouts, I would guess that's what Buchanan would need to win this fight. I've got him behind. Molto determinato Duran all'inizio di questa 13ª ripresa. I think it would make a great rematch. Those jabs by Buchanan aren't quite Gancio sinistro di Duran. Duran ha capito che è in grado di incassare con facilità i colpi dell'avversario, quindi può anche prendere qualche rischio.
Ken Buchanan as the referee tells Duran to keep his punches up. Sinistro, destro, investito ora Buchanan dai colpi di Duran. There was a flash knockdown. Buchanan went down briefly in the first round. Half the round over. Destro di Duran. Destro e sinistro. Buchanan tired, no question about it. A minute to go in the round. Insomma, Buchanan non vuol saperne di cedere. Col pubblico che scandisce il nome di Duran. Buchanan si permette anche un buon gancio sinistro. The challenger has tremendous vitality and stamina. Col destro Duran. Now I think Buchanan's getting by on nerve alone. Ancora il destro di Duran. Finisce quasi fuori dalle corde Buchanan. Now knockdown there. 10 seconds to go in the round. La reazione coraggiosissima di Buchanan, ma poi il destro terribile di Duran. E arriva il gong. Mentre Buchanan si accascia al tappeto, dando l'impressione di essere stato colpito basso. Ma francamente nella serie di colpi portati a segno da Duran è possibile che qualcuno sia finito sotto la cintura? There was a flurry of punches at the bell, and all of a sudden, a un certo punto c'è l'annuncio dall'angolo di Buchanan. Gil Clancy is talking to the referee, Johnny Lobianco. Gil Clancy, che è all'angolo di Buchanan. Gil Clancy è stato anche il manager di Emil Griffith. Fa segno che il pugile non è in grado di continuare. C'è Buchanan che parla con l'arbitro. Qui viene alzato il braccio a Duran, quindi non c'è squalifica per Duran, ma il record segnerà una vittoria di Duran per KO tecnico alla 13ª ripresa, vittoria comunque ineccepibile, anche se può esserci stato un colpo basso nell'ultima serie portata a segno dal pugile panamense. Non v'è dubbio che la superiorità di Duran era stata chiarissima. I'm trying to get the referee over here. I'm going to talk to Johnny Lobianco. Johnny. L'arbitro è Tony Lobianco. What happened there at the end? He apparently got hit just after the bell rang. I didn't think it should be counted. Pare che il colpo, se c'è stato colpo basso, questo colpo sia arrivato dopo il colpo di gong. Ma dice l'arbitro, è impossibile che un colpo di quel tipo possa aver determinato. It was very, very obvious that he was in no condition to continue. Well, you're going to stop the fight anyway, even if he didn't. Dice, avrei comunque fermato l'incontro perché Buchanan non era in grado di continuare. Ecco, proprio in questo momento qui, ecco, nel momento in cui l'arbitro stava fermando il match, vedete che l'arbitro ha le braccia attorno a Duran
in quel momento probabilmente è arrivato il colpo basso, quindi l'arbitro probabilmente aveva già deciso di fermare il match, per questo la decisione è KO tecnico alla 13ª ripresa, anticipando quindi il colpo basso e anticipando il gong di conclusione del round. Dice, ecco appunto l'annunciatore dice Buchanan unable to finish, incapace di continuare, quindi il KO tecnico è arrivato prima dell'eventuale colpo basso.